In principio fu il nome e con esso un'intera simbologia criminale. Sacra, perché l'ingresso non è un semplice atto criminale, ma un rito di affiliazione dai tratti iniziatici, una consacrazione che fonde sacro e profano. Corona, evocando la spiritualità deformata del rosario, spesso presente nelle processioni usate come copertura e legittimazione. Unita come una catena inestricabile, i cui anelli sono legati da vincoli di sangue, silenzio e potere. Per comprendere le radici di questa realtà bisogna tornare indietro agli anni 50. La Puglia, come altre regioni considerate periferiche, divenne teatro di una strategia statale. Vi vennero confinati numerosi esponenti delle principali organizzazioni mafiose italiane, Cosa Nostra, 'Ndrangheta, Camorra. Questo flusso forzato di criminali portò con sé un know-how mafioso destinato a sedimentarsi nel territorio. Nel 1978 un evento segnò un cambio di rotta decisivo. La Guardia di Finanza scatenò un'offensiva frontale contro il contrabbando di sigarette a Napoli. Le rotte del traffico si spostarono e la Puglia, con le sue coste rivolte verso la Jugoslavia e l'Albania, snodi strategici per il commercio clandestino, divenne rapidamente un nuovo epicentro. Non solo sigarette, ma anche armi ed eroina cominciarono a passare da lì. Il narcotraffico divenne un settore chiave. I gruppi pugliesi iniziarono a far circolare l'eroina verso il nord Italia, rifornendo le piazze dello spaccio in Lombardia, Veneto e Toscana. In quelle regioni migliaia di tossicodipendenti alimentavano quotidianamente un'economia nera che cresceva nell'ombra. Nel 1981 il progetto criminale si strutturò ulteriormente. Raffaele Cutolo, carismatico e feroce leader della nuova camorra organizzata, inviò 2 suoi uomini di fiducia, Pino Iannelli e Alessandro Fusco, con una missione ben precisa: esportare il modello camorrista in terra pugliese. Nacque così la nuova camorra pugliese, un'estensione diretta del potere cutoliano al di là dei confini campani. Ma il progetto espansionistico di Cutolo non si fermò a un'emanazione formale. Altri boss locali aderirono all'iniziativa. 2 nomi in particolare emersero: Aldo Vuto e Antonio Modeo, figure di spicco della criminalità tarantina. La nuova camorra pugliese trovò terreno fertile soprattutto nel Foggiano e nel Tarantino, territori strategici non solo per la posizione geografica, ma anche per la fitta rete di rapporti preesistenti tra malavitosi locali e i camorristi giunti dalla Campania. Nel Salento però lo scenario fu diverso. Qui il tentativo di infiltrazione camorrista incontrò una feroce opposizione. La tensione culminò in sangue. Remo Morello, pregiudicato leccese ostile alla presenza napoletana, venne assassinato. Un chiaro messaggio, ma anche il segnale che l'equilibrio criminale della regione era tutt'altro che stabile. In questo contesto fluido e carico di rivalità, la 'Ndrangheta decise di intervenire. Per contrastare l'influenza cutoliana nella capitanata, promosse la nascita di un nuovo organismo mafioso radicato sul territorio: la Sacra Corona Unita. Secondo alcune ricostruzioni, la sua fondazione avvenne nella notte di Natale del 1981. Altre fonti, tuttavia, indicano una data più precisa: il 1 maggio 1983. Quel giorno, in una cella del carcere di Bari, Giuseppe Pino Rogoli, affiliato alla potente cosca calabrese dei Bellocco di Rosarno, ricevette l'autorizzazione dal capobastone Umberto Bellocco per istituire una nuova consorteria mafiosa pugliese. Fu la nascita della prima 'ndrina autoctona. Ma la SCO non rimase l'unica voce nel panorama criminale pugliese. Nel carcere di Pianosa, Salvatore Rizzo, detenuto leccese, diede vita a un'organizzazione rivale, la Famiglia Salentina Libera, FSL, con propri riti, simboli e un corpus normativo battezzato Codice Salentino.
Il gruppo rivendicava l'autonomia della criminalità salentina, rifiutando qualsiasi forma di subordinazione a poteri esterni. Con Rogoli, ancora detenuto, la leadership operativa della SCO nel territorio brindisino fu affidata ad Antonio Antonica. A lui spettava il delicato compito di nominare i referenti per ogni zona della provincia e coordinare le attività illecite locali. Con l'arrivo delle prime scarcerazioni, la rete degli affiliati crebbe rapidamente, ma con la crescita arrivarono anche le tensioni. Antonica, oppresso dalla pressione del comando e contrario al coinvolgimento diretto nel traffico di stupefacenti, entrò in rotta con Rogoli. Scelse allora di staccarsi, fondare un proprio gruppo e aprire un fonte di conflitto interno. Quel gesto innescò una vera e propria faida, una guerra sotterranea durata 3 anni, scandita da vendette, alleanze instabili e tradimenti. Il suo epilogo fu tragico. Antonio Antonica fu ucciso nel 1989 mentre si trovava ricoverato all'ospedale di Mesagne, vittima di un precedente attentato da cui non si sarebbe mai ripreso. Il 1986 fu l'anno di rottura. 2 figure emergenti del crimine pugliese, Sabinuccio Parisi da Bari e Giosuè Rizzi, insieme a Pino Iannelli da Foggia, decisero di tagliare i ponti con Giuseppe Rogoli. A scatenare il malcontento fu il comportamento dello stesso Rogoli durante un processo a Bari. Quel distacco segnò un nuovo scossone nell'assetto criminale della regione. Fu così che prese forma una rifondazione della Sacra Corona Unita, questa volta ispirata da un'esigenza di maggiore controllo e disciplina. La modalità di affiliazione vennero completamente riviste, nuove regole più rigide, più severe, quasi militari nella loro struttura. Il luogo simbolico della rinascita fu il carcere di Trani. Qui vide la luce la nuova Sacra Corona Unita. Con un nuovo statuto sottoscritto non solo da Rogoli, ma anche da Vincenzo Stranieri di Mandoria, Alberto Lorosso destinato a diventare il boss di Grottaglie e Mario Papalia, esponente tarantino con solidi legami con Cosa Nostra. Come per tutte le mafie italiane, anche la Sacra Corona Unita ha le sue radici, in un certo senso, in Cosa Nostra. Il tessuto pugliese, infatti, non è stato sede di nascita di organizzazioni mafiose autoctone particolarmente grosse, a differenza di quello siciliano e campano. E la Puglia era inizialmente meta di espansione di organizzazioni alloctone. Durante infatti le guerre camorriste, 2 erano le organizzazioni che si contendevano Napoli e provincia. Da un lato le vecchie famiglie camorriste, coalizzate contro, dall'altro lato, la nuova camorra organizzata di Cutolo, pienamente intenzionata a creare una mafia verticista napoletana in stile Cosa Nostra, con cui intesseva dei rapporti. Diversi malavitosi della nuova camorra organizzata avevano scontato pene in Puglia, stringendo legami con la malavita locale. Cutolo aveva ambizioni nazionali e quindi sfruttò questi legami e fondò un distaccamento in Puglia, la nuova camorra pugliese. Questa organizzazione, già di suo autonoma, finì per sopravvivere al predominio cutoliano, diventando un'organizzazione praticamente indipendente. Questa fu la prima grossa mafia in territorio pugliese. Ma la camorra non era l'unica organizzazione ad avere mire espansionistiche in Puglia. La pretesa di Cutolo del 40% dei profitti sul territorio fa infuriare il crimine locale e c'è chi è disposto a sostenere questa rivolta. C'era infatti l''ndrangheta calabrese, che fondò un suo distaccamento, la Sacra Corona Unita, la quale venne fondata non a caso da ex membri della nuova camorra pugliese, che nel frattempo iniziava il suo declino. La Sacra Corona Unita mescola dunque elementi neocamorristici ed elementi delle endrine calabresi, creando una mafia tutta pugliese e che in seguito estenderà i suoi tentacoli anche sull'Albania.
Ad oggi la Sacra Corona Unita ha un dominio molto meno saldo rispetto alle 3 grandi mafie tradizionali, dovuto alla sua divisione interna di tipo geografico. Infatti la Sacra Corona Unita è molto potente nel sud della Puglia, mentre nel nord prevale la Società Foggiana, organizzazione relativamente giovane ed estremamente violenta, che ha radici nei legami con la nuova camorra organizzata, che appunto aveva avviato la sua alleanza proprio nel nord, con un incontro a Foggia, ma i primordi della società foggiana si caratterizzano per una indipendenza molto forte e molto violenta dalla penetrazione tentata dai camorristi. Nonostante Wikipedia proclami le 2 realtà collegate, secondo la DIA si tratta di 2 organizzazioni ormai indipendenti. A dare ulteriore difficoltà alla Sacra Corona Unita sono state le enormi operazioni delle forze dell'ordine della Repubblica Italiana, che l'hanno molto indebolita. Nel giro di un anno la nuova Sacra Corona Unita riuscì a consolidarsi accogliendo tra le sue fila le famiglie criminali più influenti del Brindisino, oltre a proiezioni operative nella provincia di Taranto. Tuttavia l'ampliamento dell'organizzazione non fu privo di effetti collaterali. Troppe cosche, troppe pretese, troppe identità diverse. E così, ancora una volta, la Sacra Corona Unita fu attraversata da tensioni interne, questa volta tra i gruppi brindisini e quelli leccesi. Il fronte brindisino, guidato da Salvatore Buccarella e Giovanni Donatiello, riuscì a mantenere a lungo una notevole coesione, divenendo il fulcro operativo dell'organizzazione. Ma anche questa struttura non fu immune alla repressione statale. Nel tempo, una serie di indagini e operazioni giudiziarie incisero pesantemente sulla tenuta del gruppo. Nonostante ciò, la nuova Sacra Corona Unita si radicò in maniera capillare. Presidiava città e paesi dell'entroterra e della costa: Mesagne, Oria, Ostuni, Carovigno, Torre Santa Susanna, Latiano, Francavilla Fontana, Ceglie Messapica, Villa Castelli, luogo in cui contava affiliati di primo piano. Oltre a Grottagli, Lizzano, Crispiano, Manduria, Pulsano e San Marzano di San Giuseppe, un mosaico criminale esteso e radicato. Negli anni 90 Brindisi emerse come il nuovo fulcro del contrabbando internazionale. Venne soprannominata Marlboro City. Qui transitavano enormi quantitativi di sigarette illegali provenienti dal Montenegro, punto strategico dell'Adriatico. Molti capi della Sacra Corona Unita si rifugiarono in quella zona per sfuggire all'azione repressiva dello Stato, ma non si limitarono a nascondersi. Sfruttarono l'occasione per ricostruire i propri imperi, stringendo rapporti compromettenti con esponenti della politica e dell'imprenditoria montenegrina. Crearono nuovi canali di approvvigionamento, non solo per le sigarette, ma anche per il traffico di droga, che intanto continuava a espandersi silenziosamente. Il 16 giugno 1989 segnò un punto di svolta. In una notte che passò alla storia giudiziaria del Mezzogiorno, un'imponente operazione delle forze dell'ordine, coordinata dal giudice istruttore Vincenzo Taurino presso il Tribunale di Lecce, portò all'arresto di centinaia di individui collegati alla Sacra Corona Unita. Fu un vero e proprio blitz, uno di quelli che cambiano il volto di una regione. Da quella retata nacque un processo mastodontico che prese il nome dal principale imputato, Giovanni De Tommasi. Il 23 maggio 1991, dopo un lungo e complesso iter giudiziario, la Corte d'Assise di Lecce emise una sentenza destinata a fare giurisprudenza. La Sacra Corona Unita fu ufficialmente riconosciuta come un'associazione mafiosa, al pari delle altre storiche organizzazioni criminali italiane. Ma la lotta allo strapotere dell'organizzazione non si fermò lì. Nel 1995 lo Stato decise di alzare ulteriormente il livello dello scontro, schierando addirittura l'esercito. Fu così che nacque l'Operazione Salento, attiva dal 10 maggio al 3 novembre di quello stesso anno. Un dispiegamento massiccio con 1713 militari italiani coinvolti in una missione che ufficialmente aveva l'obiettivo di contrastare l'immigrazione clandestina. Ma sul campo si rivelò anche un'arma decisiva contro la rete logistica e operativa della Sacra Corona Unita.
I numeri raccontano l'intensità dell'azione: oltre 1600 posti di osservazione, 787 controlli su veicoli, più di 2600 persone identificate, 3029 migranti fermati e 10 arresti di soggetti sospetti legati alla criminalità organizzata. L'impatto fu immediato e profondo. Molti vertici dell'organizzazione vennero neutralizzati e la Sacra Corona Unita visse una delle sue crisi più gravi. A confermare l'efficacia dell'offensiva arrivò qualche anno dopo l'Operazione Primavera, condotta tra il 20 febbraio e il 30 giugno del 2000. Questa volta l'obiettivo era ancora più preciso: stroncare definitivamente il contrabbando di sigarette e beni soggetti a monopolio, che da sempre rappresentava uno dei pilastri economici dell'organizzazione. La strategia funzionò. In poco tempo quell'attività fu quasi del tutto cancellata, relegata a fenomeno marginale. Un duro colpo per un'organizzazione che aveva fatto del contrabbando la sua fonte primaria di ricchezza e potere. Oggi la Sacra Corona Unita sopravvive ma non domina. Le indagini, le operazioni militari, le sentenze hanno prodotto i loro effetti. L'organizzazione esiste, ma ai margini. È stata respinta ai confini del panorama mafioso italiano e internazionale, priva di quella centralità che aveva conquistato negli anni 80 e 90. Ma come ogni realtà criminale strutturata, non è mai davvero scomparsa. E continua a reinventarsi in silenzio nelle pieghe del territorio. Nel cuore della Sacra Corona Unita, i riti di affiliazione e i simboli esoterici hanno sempre giocato un ruolo centrale, conferendo alla struttura un'aura quasi mistica, simile a quella delle antiche società segrete. Ogni passaggio, ogni gesto, ogni oggetto usato durante i riti di inizializzazione ha un significato preciso, carico di potenza simbolica. 5 oggetti scandiscono l'ingresso nella confraternita criminale. Un pugnale, usato per incidere la carne del neofita e versare il sangue del giuramento. Una pastiglia di cianuro, da ingerire in caso di tradimento, a simboleggiare la morte come alternativa all'infamia. Un fucile, emblema della punizione riservata a chi viola le regole. Un limone, legato alla guarigione delle ferite fisiche o morali. E infine un batuffolo di cotone, che secondo alcune narrazioni interne sarebbe simbolicamente collegato al Monte Bianco, visto come luogo mitico e intoccabile. Durante il rito, il sangue versato viene fatto colare su un'immagine sacra dell'Arcangelo Michele, simbolo di giustizia e protezione. L'immagine viene poi bruciata mentre l'iniziato recita un giuramento solenne, suggellando così il suo ingresso nell'organizzazione. La struttura gerarchica interna ricalca quella dell''ndrangheta, con una scala precisa di livelli di affiliazione, ciascuno con i suoi rituali e le sue responsabilità. Si parte dalla picciotteria, il grado più basso, e si sale progressivamente: camorrista, sgarrista, santista, evangelista, trequartista, fino a raggiungere il rango di medaglione. E poi il più alto, medaglione con catena della società maggiore. Al vertice c'è la cosiddetta Coppa, un direttorio composto da membri più influenti e fedeli a Giuseppe Rogoli, il fondatore e leader spirituale dell'organizzazione. La Coppa rappresenta la vera corona attorno a cui ruota l'intera simbologia del gruppo. E questi rituali non appartengono solo al passato, anche in tempi recenti le forze dell'ordine hanno documentato il loro utilizzo. Nel giugno 2018, durante una maxi operazione contro i clan Mercante Diomede e Capriati, attivi a Bari, emerse chiaramente che quei riti erano tutt'altro che dimenticati. Tra i materiali sequestrati vi erano simboli, documenti e prove di affiliazioni rituali ancora in uso. La struttura più segreta, la più elitaria, è chiamata Società Segretissima. È composta da 8 medaglioni con catena che controllano direttamente un braccio operativo che alcuni collaboratori hanno descritto come Squadra della Morte.
una definizione simbolica usata per indicare un gruppo ristretto incaricato delle esecuzioni più spietate. Ma quella piramide di gradi e simboli non sempre riflette il reale potere. Molto spesso, infatti, la posizione formale occupata da un affiliato non corrisponde alla sua influenza concreta sul territorio o all'interno dell'organizzazione. L'apparenza può ingannare, anche nel crimine organizzato. Negli anni più recenti, nuovi protagonisti si sono affacciati sulla scena criminale pugliese. Si tratta di figure dai soprannomi pittoreschi e dalle ambizioni spregiudicate che hanno ereditato e rinnovato i tradizionali interessi della Sacra Corona Unita. Racket, traffico di droga e contrabbando di sigarette. Alcuni di questi hanno persino fondato una propria diramazione denominata Sacra Corona Libera, nel tentativo di differenziarsi dalla struttura originaria o di adattarla a nuove dinamiche del potere criminale. Al contempo si è assistito a un fenomeno destinato a minare le fondamenta dell'organizzazione, il pentitismo. Diversi affiliati storici hanno iniziato a collaborare con le autorità giudiziarie italiane, fornendo informazioni cruciali che hanno condotto all'arresto di elementi di rilievo all'interno della Sacra Corona Unita. Nel 2002 un'ombra internazionale si è proiettata su questo intreccio. Il presidente del Montenegro, Milo Đukanović, fu formalmente indagato dalla direzione distrettuale antimafia di Bari per presunti legami con latitanti della Sacra Corona Unita e per il suo coinvolgimento in una rete di contrabbando internazionale di sigarette. Tuttavia, l'inchiesta fu archiviata senza approfondimenti giudiziari, anche a causa dell'immunità diplomatica. Nessuna prova definitiva emerse, ma il caso alimentò per anni sospetti e interrogativi. Secondo la direzione investigativa antimafia, oggi la criminalità pugliese si presenta come un universo frammentato. Non esiste più una vera e propria architettura unitaria. Al contrario, il territorio è diviso tra numerose consorterie, ognuna con la propria impronta criminale disomogenea per struttura e metodo. Ma la lotta tra le fazioni non è una novità. Già tra il 1989 e il 1991 il Brindisino fu teatro di una delle faide più sanguinose della storia della Sacra Corona Unita. Il conflitto nacque dalla volontà di eliminare sistematicamente i criminali che si opponevano alla supremazia della Sacra Corona Unita nel settore del contrabbando, in particolare quello delle sigarette. La guerra fratricida portò a oltre 100 morti, tra cui Antonio Antonica, un tempo braccio destro di Rogoli, ed Emanuele Rogoli, fratello dello stesso Pino. A guidare questo offensiva omicida fu il clan Buccarella di Tuturano, che all'epoca controllava gran parte delle rotte e dei traffici del Brindisino. Questa guerra intestina, se da un lato consolidò temporaneamente il potere della SCO, dall'altro ne evidenziò le crepe e contribuì all'indebolimento delle sue strutture. Nell'Eccese una faida parallela prese forma tra il 1988 e il 2002, scaturì dalla rottura tra il boss Antonio Dodaro e alcuni suoi ex alleati, tra cui Giovanni De Tommasi e Mario Tornese. Il motivo scatenante fu la pace segreta siglata all'interno del carcere di Lecce tra Pino Rocoli e la famiglia salentina Libera, guidata dal leccese Salvatore Rizzo e da suo cognato Pantaleo De Matteis. Da quell'accordo nacque una nuova alleanza, la nuova famiglia salentina. Questo cambiamento, vissuto come tradimento da parte di alcuni, portò a uno scontro sanguinoso che attraversò per anni le province salentine, lasciando dietro di sé una lunga scia di sangue. L'opposizione alla nuova struttura criminale emerse in maniera feroce e plateale con l'eccidio di Luigi Dodaro, di sua moglie e del suocero, assassinati brutalmente nella loro abitazione a Galugnano il 17 dicembre del 1988. Fu un episodio emblematico, il primo segnale concreto di un'escalation che avrebbe segnato la provincia di Lecce per anni. In quello stesso anno si registrarono ben 126 tra omicidi e tentati omicidi nel territorio. Numeri che raccontano un clima da guerra civile sommersa, combattuta a colpi di piombo tra le pieghe della criminalità organizzata.
All'inizio la faida vide contrapporsi i clan De Tommasi e Vincenti, entrambi attivi a Sorbo con quest'ultimo legato alla nuova famiglia salentina, ma il conflitto non si limitò allo scontro tra i gruppi rivali, esplose anche al loro interno. All'interno dello stesso clan De Tommasi si consumarono nuove fratture, con la nascita di due schieramenti contrapposti, il gruppo Toma Cerfeda da una parte e l'alleanza Pellegrino Presta Vincenti dall'altra. Nel 2001 l'efferatezza del conflitto toccò un nuovo picco. In un bar di Frigole, durante un agguato volto a colpire un esponente del clan Vincenti, una bambina di appena 2 anni fu colpita da un proiettile vagante. Un episodio che mostrò senza più possibilità di equivoco la pericolosità diffusa di quella guerra sotterranea, ormai del tutto fuori controllo. Con il passare degli anni i clan del Sud Salento trovarono una nuova linfa. A partire dal 2010 la Sacra Corona Unita della zona meridionale del territorio salentino prosperò grazie allo spaccio di cocaina, in particolare durante la stagione estiva, nelle numerose località balneari prese d'assalto dai turisti. L'enorme flusso di denaro generato dal traffico di droga alimentò tensioni interne, sospetti e infine tradimenti. Tra le vittime eccellenti di questa nuova fase vi fu Salvatore Padovano, storico boss di Gallipoli, conosciuto come Nino Bomba, assassinato per mano del fratello Rosario. A Casarano a cadere fu invece Augustino Potenza, altro nome di spicco dell'organizzazione. Il 2018 fu un anno particolarmente cruento. A marzo Manuel Cesari, 32 anni, venne crivellato di colpi davanti a un fast food di Melissano. Pochi mesi dopo, a luglio, fu la volta di Francesco Fasano, 22 anni, ucciso con un colpo alla testa e abbandonato lungo una strada della stessa cittadina. Nel 2019 la violenza non accennò a diminuire. Ad aprile Mattia Capocelli fu vittima di un agguato a colpi d'arma da fuoco a Maglie. Le dinamiche interne dell'organizzazione, sempre più complesse e instabili, iniziarono così a disegnare una mappa frammentata e feroce del potere criminale nel Salento. Nel contesto di un mezzogiorno lacerato da faide e giochi di potere, anche la Capitanata divenne teatro di un'espansione criminale capillare e progressiva. Al centro di questa trasformazione emerse la cosiddetta Società Foggiana, un cartello mafioso dalla struttura fluida ma perfettamente radicato nella città di Foggia. Benché meno nota alla cronaca nazionale rispetto alle altre consorterie, la sua rete di rapporti era tutt'altro che periferica. Legami solidi la collegavano alla Sacra Corona Unita, ma anche a poteri ben più consolidati come la mafia siciliana, la camorra campana e l''ndrangheta calabrese. L'influenza storica della camorra, favorita dalla contiguità geografica con la Campania, contribuì in maniera decisiva alla genesi dell'organizzazione. Non a caso le sue prime dinamiche si ispirarono alla struttura della defunta Nuova Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo. A Foggia il crimine prese forma in un sistema basato su batterie, cellule operative dai nomi precisi e dai metodi spietati. Col tempo queste formazioni si mostrarono tutt'altro che statiche. La loro evoluzione fu costante, con un'attitudine camaleontica che permise loro di inglobare tutte le realtà emergenti del territorio. Dalle aree urbane di Foggia l'infiltrazione si estese lungo le coste fino a lambire il tessuto economico del terziario e del settore edilizio. Una delle operazioni più emblematiche fu l'acquisizione silenziosa ma totale del controllo delle onoranze funebri, un business apparentemente marginale ma strategico per imporsi sul territorio. Parallelamente anche a Bari e la sua provincia svilupparono un sistema mafioso autonomo, la cosiddetta Camorra Barese, da non confondere con l'omologa napoletana. Sebbene condividesse con quest'ultima pratiche e linguaggi criminali, la Camorra Barese si configurava come una realtà distinta fondata su confederazioni tra clan locali con profonde radici nel tessuto urbano. Le sue principali attività si concentravano sul traffico di droga, il contrabbando e le estorsioni, con un'influenza capillare in diversi quartieri del capoluogo pugliese. Nel quartiere San Paolo i clan Strisciuglio e Telegrafo esercitavano un dominio incontrastato. Nel quartiere Iapigia il potere era nelle mani dei clan Parisi, fondato da Savinuccio Parisi dopo la scissione del 1986 dalla Sacra Corona Unita.
In Bari Vecchia operava invece il clan Capriati, oggi disarticolato, mentre il quartiere Libertà era controllato dal clan Diomede. A Carbonara si affermavano invece i gruppi emergenti dei Lo Rosso e dei Di Cosola. Tra tutti però fu il clan Strisciuglio a distinguersi per l'aggressività espansionistica. Fondato nel 1997 e guidato da Domenico Strisciuglio, detto La Luna, il gruppo prese forma nel vuoto lasciato dalla disgregazione delle famiglie mafiose di Cosola e La Raspata, smantellate dalle operazioni di polizia Conte Ugolino e Maier e dal conflitto con i Capriati. La guerra tra i Strisciuglio e i Capriati fu feroce, un'escalation culminata con l'omicidio di Giuseppe Capriati per mano degli Strisciuglio. Il conflitto seminò sangue per le strade di Bari, coinvolgendo anche vittime innocenti, tra queste il giovane Michele Fazio, ucciso per errore in una sparatoria tra i clan rivali mentre camminava ignaro in un quartiere diventato teatro di faide. Alla fine, nonostante l'ondata di violenza e la reazione delle istituzioni, a prevalere furono proprio i Capriati, che riuscirono a riconquistare il controllo del territorio dopo una stagione di scontri che segnò profondamente la storia criminale della città. Nel panorama mutevole della criminalità organizzata pugliese, l'anno 1987 segnò un ulteriore momento di espansione strategica. Fu allora che Pino Rogoli, fondatore della Sacra Corona Unita, affidò a Oronzo Romano e Giovanni D'Alena l'incarico di dare vita a una nuova cellula mafiosa nel sud barese. Con il consenso diretto dell''ndrangheta calabrese nacque così La Rosa, una nuova propagine della Sacra Corona Unita destinata a presidiare militarmente e logisticamente il traffico di stupefacenti in quell'area. L'ascesa de La Rosa fu rapida e violenta, il suo consolidamento territoriale si intrecciò inevitabilmente con la rimozione fisica degli ostacoli. Tra questi il principale era Ottavio Sant'Anastasi, figura dominante nel controllo mafioso a Monopoli. La sua opposizione alla penetrazione dei nuovi assetti criminali si concluse con il suo omicidio, un'esecuzione che aprì le porte alla nuova egemonia. Tuttavia il destino dell'organizzazione fu segnato sin dall'inizio. Nel 1989, appena 2 anni dopo la sua fondazione, La Rosa venne smantellata in seguito ad un'indagine condotta dal giudice istruttore Alberto Maritati, che portò all'arresto e al processo dei principali affiliati. Ma le scissioni interne e le frammentazioni della Sacra Corona Unita non si sarebbero fermate lì. Nel 1998 a Mesagne nacque un nuovo gruppo criminale autonomo, la Sacra Corona Libera. A fondarla furono Massimo D'Amico, Antonio Vitale e Massimo Pesimeni. 3 ex membri della Sacra Corona Unita entrati in rotta di collisione con Salvatore Buccarella e Francesco Campana, all'epoca ancora fedeli a Rogoli. La Sacra Corona Libera radicò la propria influenza non solo su Mesagne, ma anche nei nuovi comuni limitrofi. Villa Castelli, Cellino San Marco, Latiano, Torre Santa Susanna e Francavilla Fontana divennero le sue principali aree operative. Tuttavia, anche in questo caso la parabola fu breve. L'inizio della fine arrivò nel 2001 con la collaborazione con la giustizia di Massimo D'Amico. Il colpo definitivo giunse 9 anni dopo, nel 2010, grazie alle dichiarazioni di Ercole Penna, anch'egli criminale mesagnese. Le loro testimonianze portarono allo smantellamento della struttura e all'arresto di numerosi componenti. Un altro tentativo di rottura si era già consumato qualche anno prima, nel 1990, tra le mura del carcere di Lecce. Fu lì che Giovanni De Tommasi, Cosimo Cirfeta e Vincenzo Stranieri fondarono la cosiddetta Rosa dei Venti, distaccandosi formalmente dalla Sacra Corona Unita con il benestare dell''ndrangheta. Il motivo della scissione risiedeva nei contrasti interni, in particolare con il boss Basile. La nuova organizzazione riuscì ad avviare le proprie attività in vari comuni del Salento: Campi Salentina, Manduria, Salice Salentino, Surbo, Veglie, Copertino e Taranto. Tuttavia la loro autonomia durò ben poco. Anche in questo caso fu la collaborazione di uno di questi fondatori, Cosimo Cirfeta, a fornire elementi decisivi alle forze dell'ordine. Gli arresti a catena portarono nell'immediato lo smantellamento della Rosa dei Venti, confermando ancora una volta l'instabilità endemica delle nuove sigle criminali nate da scissioni interne. La geografia della criminalità pugliese continuava così a mutare, scandita da alleanze provvisorie, rivalità feroci
e costanti rimescolamenti di potere.